Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale. Domani si giocherà l'ultima giornata del girone di qualificazione di Champions League. La Juventus, come sapete, sarà impegnata nel Principato di Monaco contro il Monaco e oggi c'è stata la conferenza stampa, però in questo video volevo toccare un paio di argomenti. Il primo è stato un po', ma lo farò velocemente, la polemica di Antonio Conte, ma poi soprattutto un piccolo appunto sul calciomercato. Ci tenevo, visto che domani in realtà ci vedremo nel post partita, a toccare insomma qualche argomento tanto da condividere un po' la mia opinione e sapere un po' cosa ne pensate. Comunque ormai lo sapete, prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, ma soprattutto ragazzi mi raccomando datemi una mano, lasciate un commento, un mi piace che aiuta questi contenuti ad arrivare a sempre più juventini possibili. Allora, ai miei tempi, visto che sono nato nel 1980, si diceva la classe non è in acqua e credo che la risposta di oggi del nostro mister Luciano Spalletti, sia nei suoi social, come abbiamo visto su Instagram, ma soprattutto in conferenza stampa, ci dà l'idea di quanto la classe sia un qualcosa che non si possa comprare. E io credo che questa volta, nonostante sappiamo bene che Antonio Conte fa parte della storia della Juventus ed è uno degli allenatori più vincenti per quanto riguarda il suolo italiano di titoli di campionati, perché sappiamo che in Champions League in realtà purtroppo, e non solo, nelle coppe in generale fa molta fatica, ma è un tecnico che chiaramente rispettiamo e abbiamo amato per tanto tempo. Però ecco, io credo che ci devono essere dei limiti. Io credo che quando qualcuno di quel livello poi va ad ascoltare un commento o una domanda fatta dai giornalisti, che sappiamo che senza nessun tipo di mancanza di rispetto, ma di questi tempi purtroppo le domande sono più volte a creare polemica che altro, beh, cade un po' in questo tranello, non avendo ascoltato la conferenza stampa di Spalletti, dove chiaramente nel post partita non intendeva dire che il Napoli è ex campione perché quest'anno non vincerà, ma semplicemente è stato un piccolo lapsus capita, io faccio video, quindi non sapete quante volte devo rifarli perché magari sbaglio un concetto o dico una parola detta male, però io non sono in diretta, quindi posso farlo. Quello che Spalletti voleva dire era semplicemente che sono i campioni uscenti per il momento e non intendeva dire che sono ex campioni, cioè non saranno in grado di vincere, sono i campioni d'Italia dello scorso campionato perché non si sa ancora chi vincerà il campionato corrente. Però il fatto che Conte vada a iniziare una polemica senza nessun senso con qualcuno come Spalletti, dove in realtà mi sembra che nel tempo sia stato sempre più che rispettoso nei confronti dei napoletani e del Napoli, come giusto che sia, beh, questo va a alimentare un clima che a mio parere dopo una sfida dove la vittoria della Juventus, ripeto, è stata rotonda, è stata meritata, beh, mi sembra sia inutile e apprezzo molto quello che ha fatto Spalletti, dove in realtà da giovane, perché in realtà il tecnico di Certaldo è quasi ai 70 anni, ma ne dimostra molto meno, parla della sua confusione nell'aver quasi creduto che si trattasse di intelligenza artificiale. Chiaramente era una battuta, però questo ci fa capire come ci siano due livelli diversi proprio di pensare il calcio, ma anche di soffrire situazioni come quella della scorsa settimana, del fine settimana, dove la Juventus ha finalmente battuto il Napoli, visto che sappiamo che nei tempi recenti è sempre stato molto difficile. Quindi ancora un applauso al nostro mister e un consiglio ad Antonio Conte: non è mai tardi per accettare la sconfitta, qualche volta capita, ma andare ad attaccarsi a un cavillo, una frase come questa per iniziare una polemica, mi sembra che nonostante conosciamo bene la tecnica di Antonio Conte di andare a distrarre l'attenzione su quella che è la realtà, cioè un rendimento deficitario da parte del Napoli, non tanto in campionato perché capiamo bene le difficoltà dovute agli infortuni e ci mancherebbe altro, però mi sembra che alla vigilia della partita di Champions, forse visto il rendimento in Coppa dei partenopei, sarebbe meglio in realtà mettere l'attenzione sulla mancanza di risultati come quello della settimana scorsa contro il Copenaghen. Comunque, finita lì questa polemica, non vogliamo andare a aumentare e a fomentare questa situazione, però mi sembrava giusto dirlo da juventino, ma anche da youtuber abbastanza equilibrato, che mi è sembrato un po' una perdita di tempo e di fiato. Complimenti mister. Comunque parliamo un attimo della situazione calciomercato, perché come sapete io in queste settimane mi sono come messo in un bunker e ho evitato di affrontare questo argomento perché credo che ormai il calciomercato sia diventato una giungla, perché c'è questa caccia continua alle notizie, a chi è primo a dirle, e
Voi sapete bene che ce ne sono tanti che, come al solito, sbandierano queste bandiere perché sono i primi a dare un certo tipo di notizia, quando in realtà mi sembra che tanti video sono semplicemente ripetitivi e si dice che c'è l'interesse per qualcuno per 2, 3 settimane. Beh, ad oggi siamo al 27 di gennaio, per voi sarà il 28 quando guardate questo video e mi sembra che della Juventus si sia parlato in lungo e in largo, ma ad oggi non sia arrivato proprio nessuno. Allora, a volte dico anche che capisco che è importante, si monetizza, bisogna fare contenuti per fare un po' di denari, però insomma ci sta anche a non ripetere le stesse cose fino all'infinito, perché sinceramente diventa anche un po' noioso, un po' un disco rotto. La mia non è una polemica, però mi sembra che ogni tanto sia così. Ditemi la vostra opinione, lasciate un commento qua sotto. Però un paio di cose volevo dirle, perché sono un po' contrario al discorso e alla polemica che c'è stata un po' per En-Nesyri, comunque questo calciatore che è marocchino, conosciamo bene, del Fenerbahce, visto che giocava prima al Siviglia e sappiamo un po' tutta la storia. Però credo che qua c'è stata una percezione e anche un po' come si dice, una narrativa errata, perché l'errore in questo caso è della Juventus. Il calcio, ragazzi, è cambiato, non siamo più nel calcio degli anni 90, primi 2000, quando c'erano comunque le bandiere a un certo tipo di squadra, avevano un certo tipo di appeal, è cambiato anche l'appeal della Juventus, ma non credo che questo sia il problema. Nel giorno d'oggi, dove un contratto ormai ha un valore abbastanza limitato, perché una volta i contratti si rispettavano, ad oggi ormai quando uno è già a 2 anni della scadenza ci si inizia già a preoccupare, ci preoccupiamo di Ildiz che ha una scadenza 2029, figuratevi se non ci si preoccupa quando il contratto è a scadenza a fine anno o nel giro di un anno e mezzo, come nel caso del centravanti marocchino. E qui penso che inizi proprio il problema. Io credo che Nesri abbia completamente diritto di scegliere probabilmente quella che sarà una delle ultime destinazioni della sua carriera, visto che ormai avrà 29 anni quando si troverà a firmare un nuovo contratto, e quindi ci sta che ci sia anche questa insicurezza per una squadra come la Juventus che giustamente dalla sua parte vuole fare i suoi interessi, non si sente di investire a titolo definitivo per un calciatore che non solo non dà certezze, ma sicuramente non sarebbe la prima scelta della Juventus se fosse il mercato estivo, e quindi ci sta che le due parti non siano d'accordo. Io credo che il problema grosso sia più che altro nostro, cioè della Juventus e dei dirigenti bianconeri, perché ci si aspettava un salto di qualità con l'arrivo di Comolli, e la mia non è una polemica, però quello che ho visto invece è molta ancora reattività piuttosto che lungimiranza. Mi spiego meglio. Ad oggi la Juventus non era un segreto, soprattutto dopo forse l'infortunio di Dusan Vlahovic, ma sapevamo che questo mercato sarebbe stato un mercato abbastanza limitato da parte della Juventus, che ha dei parametri FIFA da rispettare, ormai questo è un disco rotto, ma soprattutto si trova in una situazione dove a fine di questo campionato, a fine stagione, ci sono tanti calciatori a scadenza di contratto, in soprattutto situazioni come quella di Vlahovic, dove il peso a bilancio è notevole, e quindi ci sarà più libertà nel fare un certo tipo di scelte e decidere un po' chi sarà poi a vestire i ruoli fondamentali all'interno della squadra della Juventus. Quindi lo sapevamo che il mercato sarebbe stato un gran bel punto di domanda, però si sono susseguite sempre più queste voci che la Juventus cercava un qualcuno probabilmente a destra, dove non abbiamo in effetti nessuno che possa sostituire al momento Kalulu, tant'è vero che gioca tutte le partite. Ci manca chiaramente un po' di qualità nel centrocampo, anche se lo sapete bene, nell'ultimo video avevo spiegato chiaramente come Spalletti in realtà abbia aumentato la qualità e la sicurezza del nostro centrocampo in maniera esponenziale da quando è arrivato. E poi, dato l'infortunio di Vlahovic, che tutti dicono tornerà a marzo, ma basta vedere Anghissà, doveva già essere rientrato, non tornerà per un altro 2-3 settimane, con Vlahovic, ragazzi, non ci si può fare affidamento, perché questo è un infortunio importante, potrebbe anche non tornare prima di fine marzo, ma soprattutto quando Vlahovic tornerà in condizione, potrebbe essere già verso la fine del campionato. Dobbiamo essere onesti e soprattutto sperare che non vada in ricadute. Quindi in realtà ci poteva stare di avere un'idea attaccante, però se questa è la tua idea dal 1 gennaio, la Juventus avrebbe dovuto fare delle scelte diverse e avrebbe dovuto andare subito con il piede sulla tavoletta per iniziare dal 1 gennaio questi contatti, non trovarsi a praticamente pochi giorni dalla fine con in mano un pugno di mosche se veramente stava cercando un attaccante con quelle caratteristiche, cioè un po' il pilone dell'attacco. Concludo aggiungendo il discorso Colomoni, perché penso che qui sia il problema. Io sento molto, perché vi ripeto, non sul mio canale, ahimè, non ancora, ma in altri canali io
partecipo alle chat, ascolto, imparo, mi informo e mi sembra che ci sia questa hype, come si dice di questi tempi, intorno a Kolo Muani, che è stato un po' dichiarato il salvatore della patria della stagione dell'anno scorso. Beh, io scusatemi, ma non sono d'accordo. Kolo Muani sicuramente è stato parte di coloro che ci hanno aiutato ad arrivare in Champions League, senza dubbio, però Kolo Muani ha fatto anche 8 partite di fila senza segnare, offrendo prestazioni non di qualità, e mi ricordo bene le frasi all'epoca dopo 8 partite, come tutti dicevano che comunque fosse stato anche lui un po' un mezzo flop. Quindi bisogna essere onesti, Kolo Muani non è il salvatore della patria e io non andrei a fare pazzie in questo momento per portare da noi il giocatore francese, nonostante sono convinto che abbia delle qualità diverse rispetto a Jonathan David e Openda, anche se non credo che sia il giocatore alla Beto, come si è nominato in questi giorni, o alla appunto Enesri, o alla Karim Benzema, se volete, qua andiamo su calciatori chiaramente molto più qualitativi, però non mi sembra che sia quel tipo di calciatore che possa nemmeno fare il gioco che fa Højlund, perché in realtà non è un calciatore che copre così bene la palla come si pensa. A Kolo Muani piace molto andare in profondità, come piace a Openda, chiaramente è una struttura diversa. Kolo Muani è 1,87 m, quindi comunque è un calciatore che ha un certo tipo di fisicità, lavora molto bene per quanto riguarda la profondità, e sì, potrebbe fare bene con Spalletti, ma qui arriviamo qui, con Spalletti possono fare bene tutti. Abbiamo visto ad oggi il miglior Locatelli forse della storia della Juventus da quando Manuel indossa la maglia bianconera. Non era scarso prima, non è un fenomeno ora, è semplicemente un calciatore che ha trovato l'allenatore giusto, che lo mette nelle condizioni di esprimere il calcio migliore ed esprimere se stesso. Allora io mi chiedo, e vi lascio questa domanda a voi e vorrei sapere cosa ne pensate: siete convinti che serva veramente una punta in questo momento, o forse, visto che siamo ancora in corsa, e vi ricordo che quest'anno la corsa Champions è una corsa complessa, perché il Como, la Roma, il Napoli, il Milan, sono tutte squadre, l'Inter lo lascio fuori perché penso che sia comunque non solo qualificato alla Champions League, ma colui il quale possa solo perdere lo scudetto, non arrivati a questo punto, ma semplicemente per la qualità di calcio che dimostra, e prima o poi inizierà anche ad andargli bene, perché all'Inter tante partite in realtà sono andate male quando meritava di andare bene, mentre al Milan sono andate bene quando meritava di andare male, quindi credo che la fortuna prima o poi vada a pareggiare un po' per tutti. Però vi chiedo, con questo tipo di squadre che stanno lottando per un posto tra le prime 4, io credo che quest'anno sia molto più complesso arrivare lì davanti, però mi sembra che Spalletti abbia dimostrato col suo calcio, con le sue idee, soprattutto con le sue conferenze stampa, dove parla di calcio e si lascia dare poco alle polemiche, come è giusto che sia, e come invece si faceva in passato, e ci regala molte emozioni e informazioni. Credo che la fiducia debba andare lì, e non penso che in questo momento servirebbe a nessuno fare degli acquisti all'ultimo momento come abbiamo fatto per Openda, perché ci siamo ritrovati un po' lì col cerino in mano, e ad oggi come oggi non mi sembra che la Juventus abbia il cerino in mano, mi sembra che abbia delle opportunità, soprattutto per gli obiettivi che ci siamo prefissi per quest'anno. Vi ripeto, io non sono contro Kolo Muani, credo semplicemente che Kolo Muani non sia un fenomeno come sento dire in giro in questo momento, non mi sembra che abbia cambiato quella che è stata la direzione della Juventus, nonostante abbia portato dei gol importanti, però credo che il resto della squadra stava underperformando. Invece ad oggi mi sembra che la squadra stia performando forse anche un pochino oltre a quelle che sono le sue capacità, quindi sì, Kolo Muani potrebbe fare bene. Io vi dico la verità: qualsiasi attaccante in questo momento che venga alla Juventus e che magari abbia delle caratteristiche leggermente diverse da David Openda potrebbe darci qualcosa di diverso, ma non credo che svenarsi in questo momento abbia senso. Io credo soprattutto che la partita di domani sia una partita da non sottovalutare, perché comunque lo sapete bene, nonostante non si possa arrivare, o sia molto difficile arrivare tra le prime 8 perché gli incastri devono essere perfetti, però fa una bella differenza in questa Champions League arrivare nelle prime di quelle, diciamo, che non arrivano direttamente agli ottavi, perché vai a incontrarti con quelle squadre che sono arrivate verso la fine di questo gruppone, e quindi ti dà la possibilità di avere magari un primo turno agli ottavi sicuramente un po' meno difficile rispetto al resto, e avere il ritorno in casa, che è comunque un bel vantaggio. Comunque ci sentiamo domani dopo la partita, ditemi la vostra opinione, sono curioso di sapere cosa ne pensate su Kolo Muani, sulla polemica con Conte e un po' sul mercato della Juventus. Mi raccomando, sempre forza Juve, ci sentiamo domani, e non mollare mai, perché vi ricordo che anche le partite come quelle di domani, che sembrano un po' meno interessanti perché arrivano quando sei già qualificato, in realtà possono essere un enorme banco di prova per dimostrare che questa crescita c'è e non è solo di alcuni, ma è un po' di tutti. Un bacio. Ciao.